Oggi facciamo un bel viaggio nel tempo e andiamo a recensire il primo mazzo che comprai quando ero una ragazzina. Non posso dire quanti anni fa, perché non si chiede mai l'età a una signora. Stiamo parlando dei tarocchi del Meneghello editi da De Vecchi Editore. Andiamo a scoprirli tutti insieme dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti della Taroteca e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Se vorrete acquistare il mazzo, in descrizione trovate dei comodi link che potranno tornarvi utili. Prima della fine della puntata, con un semplice clic potete accedere alla playlist degli interattivi dedicati all'amore per ritrovare gran parte dei mazzi della mia collezione o iscrivervi al canale cliccando sul logo, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Seguitemi. Benvenuti, ecco qui nel vivo della puntata con il nostro bel cofanetto molto grande, come potete notare. Per me è una puntata molto importante, delicata ed emozionante perché come ho già detto questo è stato il mio primo mazzo che comprai esattamente nel 2006 e effettivamente si porta dietro tanti anni, leggermente rovinato, però insomma sono stata abbastanza brava nel conservarlo così. Parliamo subito di quello che andremo a trovare all'interno. Questo mazzo fa parte della collezione del Meneghello, è un mazzo che per la prima volta è stato stampato nel 1845, ovviamente nel 2005 è stato ripreso dalla De Vecchi Editore. E ovviamente un mazzo di 78 carte, adesso andiamo a vedere quindi sia i maggiori, 22 maggiori che i 56 minori. Il libretto è di Laura Toine, quindi direi scritto benissimo. Apriamo. Ovviamente si apre così, la confezione insomma intorno abbastanza forte, il cartoncino insomma molto resistente, e peccato insomma i bordi, ovviamente sì, qualche malestro insomma l'ho fatto anch'io, è molto sottile, in realtà decisamente sottile, però insomma con un po' di riguardo si è tenuto abbastanza bene, direi. Molto semplice, nero. Mettiamo qui così potete continuare ad osservarlo e chiedo scusa, effettivamente potete notare il povero libretto un po' martoriato, abbastanza rovinato, l'ho usato tantissimo perché è scritto benissimo e soprattutto all'inizio per me è stato molto importante perché all'interno c'è ovviamente molto in breve, la storia, insomma, per quanto si possa rintracciare una storia, no? Dei tarocchi, però un'infarinatura comunque c'è e c'è di tutto, la psicologia dei tarocchi e delle regole sulla cartomanzia stessa, quindi anche come affrontare una lettura, come consacrare e benedire un mazzo. Ci sono anche delle indicazioni su come rintracciare il proprio arcano in base al proprio nome, data di nascita. Molto bello, cioè semplice, con una piccola descrizione di ogni singola carta, un po' più esaustiva nella parte degli arcani maggiori, un po' meno in quella dei minori. In effetti insomma si trova molto striminzito, però essendoci le parole chiave sicuramente vanno a rintracciare e a dare
una base secondo me all'inizio, una buona infarinatura per poi andare a intensificare lo studio, se uno vuole, come ho fatto io appunto. Come avete notato sono stata un po' così, non tanto diligente a trattare come si deve questo libretto, ci ho scritto sopra, ci ho sottolineato, insomma, poverino, poverino. Adesso col senno di poi guardo con tenerezza perché avevo proprio bisogno di andare a scrivere, di andare a sottolineare. Da questo momento non l'ho più fatto, non ho più scritto niente, non ho fatto più niente. Quindi questo è l'unico dove ho fatto una cosa del genere e un po' me ne sono pentita, però insomma è così, è andata. Il libretto comunque ve lo metto qui così potete ancora vederlo. Ogni carta, cioè tutto il mazzo è molto 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 grande, effettivamente grandissimo, enorme, difficile anche da mischiare, difficile soprattutto perché il cartoncino, sì, essendo un po' spesso, però è comunque delicato, non è ovviamente non è lucido, è opaco, quindi potete vedere, ve lo faccio vedere. È difficile da mostrare effettivamente e per questo, insomma, per questa caratteristica qui è un mazzo molto molto difficile da usare, bisogna avere la massima accortezza e come vedete, insomma, sono stata abbastanza brava a tenerlo. Però adesso continuiamo la puntata perché andiamo a vedere proprio le carte, così potete visionarle attentamente una per una e godere della bellezza di questo mazzo. Eccoci di fronte ai nostri 22 arcani maggiori. Magari chi mi segue già da tempo sa che tendo a mettere questa a disposizione proprio per quando ci si trova di fronte ad un mazzo, secondo me avere la visione completa di ogni settore, ovviamente dei 22 arcani maggiori, e poi andremo a vedere i quattro gruppi dei minori. Di solito tendo a mettere il matto come prima carta, insomma, qui viene rappresentato tutto il viaggio, però in questo mazzo e ovviamente come la maggior parte di quelli che leggono e si attengono alla versione marsigliese, ovviamente il matto viene messo come ultima carta. Invece, insomma, io protendo per inserire il matto come prima, quindi come proprio la scintilla del viaggio iniziale per poi svilupparsi attraverso tutti gli altri arcani maggiori. Allora, è evidente lo stile classico, molto affascinante, bello. A me piace ovviamente tantissimo anche perché sono stati utilizzati comunque i colori abbastanza vivaci e che risaltano particolarmente avendo questo sfondo tipo pergamena, no? Quindi danno molto la sensazione di essere un prodotto artigianale, ovviamente essendo tratto, come abbiamo già detto, da un mazzo proprio creato nel 1845, quindi direi che è stato un ottimo risultato. Una cosa che non ho detto, giusto per rendervi conto, ovviamente vi ho detto che sono molto grandi come carte, allora se non sbaglio diciamo la lunghezza è di circa 16 cm per 7,8 e poi non sono plastificate. Il dorso molto semplice con questi puntini, molto delicato,
cioè, a me piace anche tanto tanto la semplicità, effettivamente. E se volete potete fermare il video in questo momento per proprio visionarli interamente, altrimenti vi ricordo che alla fine trovate lo slideshow solo dei maggiori e li potete proprio visionare uno per uno. Un'altra cosa che insomma vi dico prima di passare ai minori, ovviamente avrete già capito, è un mazzo stile marsigliese, perché abbiamo al numero 8 la giustizia, al numero 11 la forza, cosa che nelle altre tipologie di mazzi invece abbiamo l'inversione di questi due arcani. E poi ovviamente andremo a vedere gli arcani minori, dove saranno solo numerali con le 4 figure di corte e non sono raffigurati. Adesso andiamoli a vedere meglio. Eccoci di fronte al primo gruppo degli arcani maggiori. Abbiamo le coppe, dall'asso di coppe al 10, quindi sono numerali, quindi ritroviamo in ogni singola carta il numero stesso che corrisponde appunto al seme. E poi le 4 carte di corte di questo meraviglioso seme legato all'acqua, ai sentimenti, all'amore, alla famiglia e a tutto ciò che si muove nella nostra interiorità. Potete fermare il video in questo momento proprio per visionarli. Ovviamente l'ho detto tantissime volte, soprattutto magari a chi mi conosce, io questo mazzo l'ho usato principalmente ed esclusivamente con gli arcani maggiori, mi sono trovata tantissimo bene. Poi quando ho incominciato a studiare i minori effettivamente ho riscontrato qualche difficoltà, soprattutto nella memorizzazione di quelli che sono i numerali degli arcani minori, e quindi non volendo scrivere i significati come ho sottolineato, scritto chissà che cosa nel libretto, proprio perché è un peccato farlo proprio sulle carte stesse, non mi sembrava il caso. Allora sì, ho cercato, non ci sono, o ci sono riuscita parzialmente, però poi insomma questo è stato il mio primo mazzo che subito dopo
mi ha aperto un mondo intero, e poi sono approdata effettivamente a quelli universali che sono un po' più consoni al mio modo di leggere, quindi un po' più simbolico e intuitivo. Non che non lo siano a livello simbolico, ovviamente io consiglio sempre per chi inizia a studiare di concentrarsi sugli arcani maggiori e poi man mano andare ad approfondire tutti gli altri. Se avete una buona memoria, ovviamente tutti quelli di matrice marsigliese sono consigliatissimi. E adesso andiamo a vedere il prossimo seme. Eccoci di fronte al secondo gruppo di arcani minori. Abbiamo ovviamente gli ori, vengono anche chiamati così, pentacoli o denari. Sono di un'eleganza mostruosa, a me piacciono tantissimo sia le coppe sia gli altri che andremo a vedere, ma soprattutto questi primi due gruppi. E lo notate ovviamente anche proprio dalla disposizione, anche nelle carte di corte, come abbiamo visto anche prima, sono molto belli, sono molto espressivi, e mi piacciono e spero che piacciono anche a voi effettivamente. Una cosa che diciamo, non ho detto, non so se l'avete notata, però ormai mi sono aperta in tutto e per tutto, avendo difficoltà certe volte a capire in alcune carte qual era il dritto e il rovescio della carta stessa, allora ho avuto la splendida idea, non so se lo notate, di mettere nella parte superiore, quindi indicare il dritto con una piccola stellina messa qui a matita, non so se la vedete, e l'ho messa così un po' in quasi tutti gli arcani minori, ovviamente quelli numerali. Perché in alcune carte, non tanto quelle di coppe, ma in queste e negli altri non riuscivo proprio a capire, cioè è veramente difficile, anche perché se ve lo mostro così, essendo quasi proprio speculari, è la stessa identica cosa, no? Cosa che invece in alcune coppe, cioè se ve le mostro, ecco, infatti questa, cioè se la metto al contrario, effettivamente si capisce che è al contrario, perché uno osserva questa coppa, quella principale, al centro, e invece purtroppo, insomma, con questi pentacoli mi hanno fatto abbastanza arrabbiare in questo senso qui. E appunto non dico che lo dovete fare anche voi. Adesso col senno di poi effettivamente riesco un po' più a capire il dritto rovescio, o adesso effettivamente arrivata dopo tanti anni a far evolvere il mio tipo di lettura. Leggo solo diritto adesso, quindi non uso le carte rovesciate, anche perché si può intuire tranquillamente i vari significati positivi, negativi o in ombra e luce, semplicemente mettendoli anche dritti. E niente, se volete potete fermare il video in questo momento per godere della bellezza dei pentacoli, e soprattutto insomma osservate l'asso e il 2, sono meravigliosi. E adesso andiamo a vedere il prossimo gruppo. Eccoci, benvenuti di fronte al terzo gruppo degli arcani minori. Abbiamo i bastoni. E anche qui ovviamente ripeto più o meno le stesse cose, da notare che in tutti i gruppi ovviamente alcuni elementi grafici floreali si ripetono, ovviamente per esaltare l'eleganza, no, delle carte stesse. E anche qui, se volete, potete
fermare il video, vederli attentamente. Ovviamente qui abbiamo i bastoni che sono legati all'elemento fuoco, quindi alla volontà, alla tenacia, agli obiettivi, al lavoro, ai desideri e anche alla passione, quindi è un bel gruppo di arcani minori. E invece noi adesso andiamo a vedere l'ultimo gruppo, ma prima di concludere ovviamente all'inizio ho detto che c'è il link per comprarli. Questo mazzo qui non è più in produzione, ma potete trovare in commercio tanti altri più o meno dello stesso stile, quasi simili, e se vi piace, appunto, avendo già visto gran parte delle carte, vi suggerisco, vi faccio vedere velocemente questi tarocchi classici. Io ho questa versione dello scarabeo, ve lo mostro veloce giusto per farvi capire che sono abbastanza simili a quelli che abbiamo già visto, no? Ecco, lo stile classico più o meno è quello, la disposizione, anche i personaggi sono abbastanza simili, ovviamente con qualche modificazione. Ecco, diciamo, queste le coppe, qui sono effettivamente molto più semplici, cosa invece che sono molto più simili, no? Quelle che abbiamo visto precedentemente, i pentacoli, no? Con i vari ghirigori. Adesso stiamo vedendo i bastoni, più o meno simili. Quindi se vi piace lo stesso stile classico, potete trovare appunto in commercio, e sotto vi suggerisco appunto questo mazzo. Non so se riuscite a trovare proprio questo qui, perché non so se è più in produzione con i significati sul bordo, però insomma trovate comunque magari la carta tutta intera. Ok, detto questa piccola divagazione, passiamo adesso all'ultimo gruppo, le spade. Eccoci di fronte all'ultimo gruppo, abbiamo le spade, e qui più degli altri si notano alcune differenze che adesso magari vi faccio notare, forse per sottolineare, per evidenziare l'aspetto artigianale di queste carte qui. Alcuni sono molto diversi nello sfondo, nei colori, si nota maggiormente in questo seme qui. Altre cose ovviamente in questo mazzo, nel mazzo che ho comprato, adesso non so se è un errore di stampa, se la carta stessa era così, però questa ad esempio il 9 di spade è abbastanza sfocato, quindi non è un difetto della camera, è proprio così, cioè dà quasi un po' fastidio ad osservarla. Altra cosa effettivamente, quindi non solo questo piccolo difettuccio qui, sembra i bordi un po' di tutti sembrano sfalsati, ovviamente le carte possono sembrare anche decentrate, ma questo non credo sia un difetto trascurabile della stampa, come vi ho detto, secondo me per andare a sottolineare proprio il fatto che sono stati presi da un mazzo del 1800 che era appunto stato fatto a mano e poi dato alle stampe nel 1845. Anche qui potete fermare il video in questo momento, visionare le spade proprio per il fatto di come sono state rappresentate, cioè simboleggiano e danno proprio quella sensazione di tutto ciò che è legato al pensiero,
no? All'elemento aria e soprattutto negli arcani qui, negli ultimi che sono quelli un po' più difficili e particolari come significato, abbiamo proprio questo intreccio di tutte queste spade e molto d'impatto, sì, effettivamente molto d'impatto. Anche questo ovviamente è bellissimo e si conclude qui effettivamente questa presentazione. Spero che vi sia piaciuto, magari fatemi sapere nei commenti. Come già detto, è un mazzo che non trovate, che purtroppo insomma, o potete trovarlo, ma è da scandagliare, da cercare magari come oggetto di compravendita privata e da collezione. Sicuramente, assolutamente, non da usare o comunque da usare con molta parsimonia. Ecco perché mi sono permessa di andare a suggerire un altro tipo di mazzo che ovviamente trovate plastificato e utilizzabile tutti i giorni, che è molto simile, come avete potuto vedere, a questo mazzo che vi ho presentato. E adesso veramente si conclude questa puntata molto speciale per me, visto che vi ho presentato il mio primo mazzo, quello che ha aperto il varco a tutto quello che insomma è successo e mi ha portato fin qui. Di nuovo grazie a tutti, noi ci rivediamo alla prossima e ciao!